Questo è il posto in cui morì mio padre. Adesso è un albero. Guardate, quello è il suo fegato. Quella è la sua cistifellea. Cioè, non è che siano proprio le sue interiora. Non è che mio padre sia un albero. Non sono matto. Non sono matto. È che mi osserva. Lo fa apposta. Alberto, quindi hai... Ah, ecco, proprio te aspettavo. Perché mi hai seguito ieri mentre andavo a comprare le sigarette? Perché? Perché pensavi che non fossi in grado di comprare il tuo tabacco? Il Marlboro Gold? Quale tabacco? Quello che mi hai chiesto? Come se non bastasse. Come se non bastasse il 5G. Lo capisci? Il 5G? Ma 5G. 1. Guardare. 2. Geolocalizzare. 3. Ghermire. 4. Governare. 5. Giudicare. Tenetelo d'occhio. Maledetto. Sono giorni che lo vedo. So che è qui. Gli occhi verdi, acidi. È entrato. Entrerà di nuovo, uscirà. Basta! Mirabilandia, Disneyland, Gardaland, PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, bicicletta, motorino a 14 anni, macchina a 18, una bella macchina, barca a vela, crociere, vacanze a New York, Ibiza, Sharm el Sheikh, Bali, Mykonos. Vai Vincenzo, fai un giro sul cammello, ti divertirai, diceva mio zio. Bello, no? Diresti. Caldo, sabbia, insetti, sudore, gente che esce, che vuole far festa, vuole divertirsi, conoscersi. In quel momento avevo solo voglia di stare nel letto, aspettando l'inverno. Ma poi la neve, il freddo, il Natale che si avvicina, la gente che di nuovo vuole far festa. Sì che lì avrei voluto stare in un'isola deserta, senza nessuno, senza pensare a niente. Come se avessi già fatto finta di averla fatta finita. Vincenzo, il tuo compleanno è d'estate, giusto? Il mio e di mio fratello, 13 luglio del 96, il suo un anno prima. festeggi insieme alla tua famiglia? No, i miei genitori lo passano sempre al cimitero di mio fratello. Io ci sono andato solamente una volta, non ce la faccio a leggere il mio nome sulla sua lapide. Mai un sorriso, una carezza, un abbraccio che mi facesse smettere di pensare al fatto che il mio posto non era lì, chiuso da quelle 4 mura, piene di oggetti senza anima. Quelli sì che sapevano cosa vuol dire soffrire. Quegli oggetti sembravano volermi dare qualcosa di vero,
di profondo. Questa è di là abbandonata. Dici che è abbandonata? E quindi quella tipa mi fa: sai perché mi piaci? Perché sei l'unico che è venuto ad avvicinarsi. Sei l'unico che mi ha sbattuto le cose in faccia e che ha avuto abbastanza palle. Allora lì ho capito che era mia. La sua pelle era liscia. Sgusciava come se fossimo immersi nell'acqua. Io sentivo il suo umore su di me, sulla mia pelle. Com'è che si chiamava la ragazza? Come? La ragazza avrà avuto un nome. Vittoria? Valeria? Valeria. Quel giorno scoprì che mia madre non era solo mia. Lui, non ricordo come si chiamava, ma ricordo che pronunciava il suo nome. Valeria! Valeria! Io li guardavo dall'uscio. Guardavo quella danza scivolosa, quelle onde di carne muoversi sul letto matrimoniale, i capelli di mia madre profumati di baci di latte stretti da una mano estranea. Poi mia madre mi vede, si spaventa e mi urla: vai via! È da allora che non voglio andare più via. Nel sesso, voglio solo starci dentro. Avevo 6 anni. Vai via, me lo ripeteva sempre. In realtà non lo diceva, ma io lo percepivo. Valeria non aveva mai tempo per me. La riunione di lavoro, la conferenza, il briefing, con gli altri avvocati dello studio, tutto era più importante di me. E anche quando ne aveva il tempo, era così che preferivo passare le sue serate, con il pene di un coglione dentro di sé e il profumo di suo figlio a 3 camere di distanza. Da lì ho cercato di tutto. Boss Magazine, Excelsior, Playman, Pornhub, YouPorn, YouJizz, Xhamster, Pascià, Charivari, il Pipistrello, Cube, Dungeons, Collari, Trison, BBC, liquidi orgiastici, onanismo e io, solo io, in grado di entrare lì dentro. Io, solo io, il gatekeeper. Ti ha fatto male? Come? Dicevo, c'è stata una seconda uscita. Ah. No. Oh, sì. 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 Oh. Oh sì, oddio. Sai, io avevo un cane.
Era proprio un bell'animale. Un maremmano dal pelo chiaro e corto. Si chiamava Argo. Mio nonno me lo prese quando avevo 7 anni. Anch'io ho miei cani. Avevo una bassottina, dal pelo grigio. Aveva tutti e 42 i denti. Il mio cane però è morto. Sì, lo immaginavo. Hai coniugato la frase al passato quando ne parlavi. Tu non capisci, è morto. Non è morto perché ero piccolo quando ce l'avevo. È solo morto. Quella notte mia madre aveva un terribile mal di pancia. Mio padre mi disse di correre a descrivere al medico del paese i suoi sintomi e di chiedergli cosa dovessimo fare. Corsi con i pantaloncini corti mentre fuori faceva freddo. Il dottore era grasso e aveva la faccia buona. Mi disse di stare tranquillo e di portargli la mamma l'indomani se non fosse migliorata. Quella notte mia madre è morta. Così tuo padre ti ha tolto Argo. Tornai a casa da scuola e non trovai più il mio cane. Mio padre non mi parlava. Così hai scoperto che hanno regalato Argo a una famiglia di vicini. La loro casa era davanti alla strada statale. Dietro le macchine variopinte che camminavano c'era Argo ad aspettarmi dietro il cancello. Dopo scuola andavo sempre a trovarlo, anche se mio padre non lo sapeva. Attraversavo la strada, arrivavo al cancello della casa dei vicini e lo accarezzavo. Sentivo il calore del suo pelo lungo e folto, ma sempre dietro le sbarre fredde del cancello. Ma non aveva il pelo corto? Un giorno vidi da lontano il cancello aperto. Corsi alla strada pregustando il calore di Argo sulle mie pelle. Argo era steso sulla strada, con le zampe zuppe di sangue. È da allora che senti le voci. Il pelo di Argo era maculato. Sono nella caverna. Una donna mi azzanna la caviglia. È buio, ma la caviglia è calda, formicola. Alla fine della caverna c'è la luce, che è sibilante come la voce di una doppiatrice degli anni 60. Corro, esco. Ma si apre un altro cunicolo. L'uscita della caverna porta sempre ad altre caverne, ad altre uscite comunicanti, ad altre vie che sono sempre la stessa via. Aveva il pelo lungo e corto. E gli occhi blu e neri. Aveva gli occhi blu e neri. Come? Penso che l'amore funzioni allo stesso modo. Provi sensazioni di cui non conosci lo stato di esistenza, non sai se il calore è reale, se le impressioni che l'altra persona ti restituisce sono reali. Se lo sono le situazioni che ti fanno star bene, se lo è la tua nuova identità, quella di amante, o se tutto questo è solo l'illusione di essere sfuggito alla caverna, di essere sfociato con un estuario stretto e definito in una serenità eterna che conosce solo il presente, quando la realtà è sempre lì, mutevole e refrattaria alla stasi, alla definizione multiforme e quindi informe, abissale e inesprimibile. Come la morte. Perché Napoleone perse a Trafalgar? A Waterloo? No, anche a Trafalgar. Si presentò con 25 navi, 18 vascelli di linea, 5 fregate, 2 golette, ma ciò non valse, come tutti sanno, la vittoria sugli spagnoli. Ma ne sei certo? No. Certo, l'unica incertezza che accetto è quella perfetta, quella matematica, concisa, descrivibile, come quella del principio dell'indeterminazione di Heisenberg. Cosa? Heisenberg! Di certo voi, a ragioneria, queste cose non sapete concepirle, o meglio, a onor del vero, pronunciarle. Ma non ti dà fastidio? Cosa?
Qui, nella nostra casa, che da sempre, soltanto grazie a me, ha una parvenza di decoro, tutto è ordinato. Ogni elemento riveste un ruolo nell'economia di questo sistema. Tutto tranne lì. Lì nulla ha una funzione. In quel luogo ogni cosa elude il senso. Mi toglie il sonno. Buonanotte. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Ieri ho incontrato una ragazza bellissima, incredibile, ma non si ricordava il mio nome. Nessuna mai si ricorda il mio nome. Penso che se incontrassi quella ragazza in grado di ricordarsi il mio nome, ecco, lei sarebbe giusta per me. Il mio nome me l'ha dato mio nonno. Mi raccontava sempre la famosa storia degli antichi greci, quella della città, del cavallo, insomma, la conoscete tutti. Eppure nessuno mai si ricorda il nome di quell'eroe. Quando tutti loro non sapevano se ce l'avrebbero fatta, se sarebbero usciti vivi da quel cavallo. Lui prende in mano la situazione e li fa uscire. È lui che apre la botola. Epeo. The bell has been raised from its watery grave. Do you hear its sepulchral tone? A call to all, pay heed to the squall, and turn yourself towards home. Yo-ho, all together, hoist the colors high. He-ho, thieves and beggars, never shy.